Se credi che i pregiudizi siano un lontano ricordo, questa storia ti farà ricredere. Un uomo dall'aspetto umile, con uno zaino logoro e un berretto calato sul viso, entra in una banca e viene trattato con disprezzo. Preparati a rimanere sbalordito da questo racconto. Ciao, sono Rossana e oggi vi porto in un viaggio di speranza, nato da un incontro inatteso che ha il potere di cambiare il destino di chi lotta ogni giorno contro il pregiudizio e l'ingiustizia. Siete pronti a lasciarvi trasportare in questa storia che dimostra come un piccolo gesto possa intrecciare vite e creare un futuro migliore per chi sembra invisibile agli occhi del mondo? Verso le 10 del mattino, Elian Sanders varcò la soglia della filiale di Vespuccia. L'aria condizionata gelida, il personale indaffarato dietro i banconi e una fila interminabile erano la solita routine. Vestito con jeans sbiaditi, scarpe da ginnastica vecchie e uno zaino economico, Elian sembrava uno qualsiasi, facilmente ignorabile. Nessuno notò il suo berretto nero che nascondeva in parte il viso, quasi a voler passare inosservato. Due impiegati gli passarono accanto senza un saluto. La guardia di sicurezza lo osservò con sospetto. Elian vide un anziano in difficoltà con l'app della banca, sbrigativamente liquidato da un impiegato. Una signora, in tenuta da cuoca, aspettava da un'ora con la sua busta di contanti. Tutto era esattamente come gli era stato segnalato. Elian era il CEO di quell'istituto bancario, la mente dietro la ristrutturazione del sistema operativo, dell'arredamento e delle linee guida per il servizio clienti. Era lì perché, settimane prima, una serie di messaggi lo avevano turbato profondamente. Lettere, email e commenti sui social media, tutti con lo stesso tenore. Clienti umili si lamentavano di essere trattati con disprezzo, ignorati e discriminati. Inizialmente Elian aveva pensato a casi isolati, ma le lamentele seguivano uno schema. Le vittime erano sempre persone semplici, con abiti modesti, persone dei quartieri poveri con un vocabolario semplice e limitato. Elian capiva bene. Ricordava la sua prima volta in banca da ragazzo per aprire un conto per l'università, le prese in giro sul suo cognome, lo sguardo disgustato quando rivelò di fare le pulizie. Aveva giurato a se stesso che un giorno avrebbe cambiato le cose. Ora era al vertice, ma era doloroso vedere che il cuore di alcune persone era rimasto immutato. Decide di non organizzare riunioni o inviare promemoria. Avrebbe condotto un'indagine sul campo, osservando chi davvero onorava l'uniforme e chi la usava come simbolo di autorità. Elian Sanders era cresciuto a Giardino Nuovo, alla periferia di Portofino, figlio di un muratore e una domestica. La sua infanzia fu segnata da privazioni, ma la sua determinazione a riuscire era inarrestabile. Studiava a lume di candela, vendeva ghiaccio per aiutare la madre, si pagava gli studi con lavori saltuari. Dopo l'università e un master, la sua carriera decollò in una piccola cooperativa finanziaria. Molti lo deridevano per le sue origini e il suo forte accento, ma Elian cresceva interiormente. Non aveva mai dimenticato da dove veniva, né aveva permesso all'arroganza di sostituire l'umiltà. La sua missione era ancora più importante perché Elian non negava di essere ancora, per molti, solo il ragazzo di quartiere. Milioni di persone erano giudicate dal loro aspetto ancor prima di parlare ed Elian era lì per dare loro voce. Dopo circa mezz'ora in fila, finalmente fu chiamato. Elian voleva toccare con mano ciò che gli era stato riferito. La signora accanto a lui cercava di prendere un biglietto dal dispenser, ma l'impiegata, senza nemmeno alzare lo sguardo, le rispose sgarbatamente. Elian intervenne, aiutando la signora, che con gli occhi pieni di gratitudine sussurrò: «Grazie. Chi ci trattano come spazzatura». Quelle parole lo colpirono profondamente. Quando il suo numero fu chiamato, Mira, una giovane impiegata, lo guardò con aria dubbiosa. «Buongiorno, come posso aiutarla?» gli chiese con una voce tagliente. «Vorrei prelevare dei soldi». «Quanto?» «72.000 euro». Mira esitò, poi ridacchiò, pensando a uno scherzo. «I suoi documenti, per favore». Elian le diede la sua carta d'identità. «Questo conto non è suo, vero?» mormorò lei, digitando con aria stupita. «Certo che è mio, può controllare i miei documenti». Mira lo esaminò attentamente. «Mi dispiace, dovremo fare alcune verifiche, sembra una frode». Elian rimase imperturbabile. «Allora chiami il direttore, per favore». Mira esitò, poi chiamò l'ufficio del direttore. Riattaccando, disse qualcosa che tagliò l'aria. «Le persone come voi provano sempre questo genere di cose». L'atmosfera nella filiale cambiò. I clienti si voltarono a guardare Elian con sospetto.
Mira parlava a bassa voce al telefono, il disagio evidente sul suo volto. Era più di una questione di etichetta, era giudizio. Il direttore sta arrivando. Ma signore, se sta usando documenti falsi è un reato, ok? Dovremo chiamare la sicurezza della banca. Elian non perse la calma. Era già stato giudicato in passato, ma la rabbia gli ribolliva dentro. Pochi minuti dopo uscì un uomo con i capelli impeccabili, un orologio costoso e un abito sartoriale. Era il direttore, Riccardo Malanetti. Il suo profumo costoso lo precedeva. Si avvicinò a Mira con aria autoritaria. «Buon pomeriggio, che succede qui?» Mira diede una breve spiegazione. Riccardo nemmeno guardò Elian. Alla fine si rivolse a lui come a un sospettato. «I documenti, per favore». «Li ha già la signorina», rispose Elian con calma. «Perché desidera prelevare una somma così ingente?» Riccardo ridacchiò beffardamente. «Mi scusi, ma è ovvio che c'è qualcosa che non va. Questo tipo di transazione non è in linea con il suo profilo». Alcune risatine si diffusero nella stanza. La fila si fermò. Tutti lo stavano fissando. «Senta, facciamola finita», disse Riccardo. «Possiamo chiamare la polizia o può dirmi chi l'ha mandata qui?» Come una sentenza, la frase rimbombò. Elian osservò gli sguardi di sfiducia e disprezzo, persone che avrebbero dovuto sostenerlo, ma che non lo facevano perché conoscevano solo il suo passato, il colore della sua pelle e il suo abbigliamento. Elian guardò Riccardo negli occhi e disse: «Allora chiami la polizia». Il direttore annuì, mormorando: «Ci mancava solo questo, una perdita di tempo con un nullatenente mentre io devo lavorare», e prese il cellulare. Riccardo riattaccò dopo aver parlato con la polizia. «Arriveranno presto. Tu aspetta qui», aggiunse guardando severamente Elian. «Si comporta già come un criminale. Gente come lui non dovrebbe neanche entrare qua», sussurrò Mira a un'altra dipendente. Elian rimase in piedi con lo zaino in spalla. Non era arrabbiato. Si limitò a osservare il direttore e decise di fare come gli era stato detto. Gente come lui. Elian inspirò profondamente. L'aveva sentito molte volte nella sua vita. Era la prima volta, però, che lo sentiva proprio nell'istituzione che aveva contribuito a creare. Riccardo si rivolse alla sicurezza. «Tienilo d'occhio. Fallo fermare se cerca di andarsene». Poi si voltò verso Elian. «Faresti meglio a confessare subito se hai qualcosa da dire. Ti risparmierai mal di testa e perdite di tempo», disse guardandolo ancora una volta dall'alto in basso. «Non ho nulla da dire», rispose Elian. «Ho semplicemente chiesto di ritirare i miei fondi». Riccardo sorrise con disprezzo. «Oh sì, e io sono il presidente di Portofino». Ora c'era un silenzio imbarazzante in tutta la filiale. Alcuni clienti osservavano con simpatia, altri con curiosità, altri ancora scuotevano la testa. Nessuno sapeva chi fosse quell'uomo. Riccardo sbuffò e tornò nel suo ufficio ad aspettare la polizia. Mira continuava a guardare Elian con lo stesso atteggiamento arrogante. 20 minuti dopo, 2 auto della polizia arrivarono. Riccardo Malanetti uscì dal suo ufficio con un'espressione soddisfatta, indicando Elian, seduto con le mani in grembo. «Abbiamo motivo di sospettare che il conto non sia suo, anche se ha fornito documenti legittimi, comportamento sospetto, valore elevato e abbigliamento inadeguato». L'agente più anziano aggrottò la fronte. «I documenti sono corretti?» «Sì, sono corretti», disse Mira, un po' meno decisa. «Ma l'importo sul conto è elevato e...» Elian, con calma, si voltò verso i poliziotti. «Posso mostrarvi altri documenti. Ho anche il mio tesserino del lavoro», disse con calma. «Qual è il suo lavoro, signore?» domandò il poliziotto più giovane. «Preferirei dimostrarvelo quando sarà necessario». Riccardo lo interruppe impaziente. «Vedete?» Non risponde. «Si sta facendo la vittima. È una strategia frequente tra i truffatori. Portatelo alla stazione», disse ai poliziotti. «Loro sanno come trattenerlo. Lo denunceremo lì. La questione sarà gestita dall'ufficio legale». Il poliziotto più giovane esitò. Elian non sembrava nervoso, non tremava, non urlava, non tentava di scappare. Era calmo. «Ci accompagna?» chiese con garbo il poliziotto anziano. «Sì», rispose Elian. «Ma prima vorrei parlare da solo con il signor Riccardo». Il direttore gonfiò il petto e sempre con aria di superiorità disse: «Con me? Vuole intimidirmi? Se è così, ne pagherà le conseguenze, amico mio». Elian si alzò e aprì una cartella contenente un badge digitale, una foto e un timbro. Poi tenne il telefono nel palmo della mano, allungò il braccio. Il poliziotto diede un'occhiata. Anche Riccardo lo fece. Poi apparve Elian Sanders, direttore esecutivo nazionale. Calò il silenzio.
Gli occhi di Riccardo si spalancarono. La sua espressione perse colore, non riusciva a parlare. Prendendo un pacchetto dallo zaino, Elian tirò fuori una copia dello statuto della società, un contratto di proprietà e la firma del presidente del consiglio di amministrazione. Sto visitando personalmente questo posto. Abbiamo visitato diverse filiali per valutare la qualità del servizio. Tutti i filmati di oggi sono già stati inoltrati all'ufficio legale dell'azienda. Calò un silenzio imbarazzante. I clienti iniziarono a bisbigliare. Mira si allontanò delicatamente dalla cassa. Riccardo rimase immobile, indeciso se scappare o scusarsi. Ho chiesto di ritirare ciò che mi apparteneva e mi avete trattato come spazzatura, disse Elian, con la compostezza di chi ha vissuto cose ben peggiori. Riccardo, il direttore che solo pochi istanti prima aveva mostrato superiorità, fissò il cartellino digitale con il nome Elian Sanders inciso sopra. «È davvero lei?» Elian annuì semplicemente. «Sì, sono il direttore esecutivo nazionale e fino ad ora sono stato trattato come un criminale per aver cercato di prelevare i miei soldi». Il poliziotto più anziano si schiarì di nuovo la voce, visibilmente a disagio. «Signor Elian, non credo che ci sia più bisogno che restiamo qui». «No», disse Elian, «grazie per la vostra cortesia. Non è stata colpa vostra». Nel frattempo Riccardo indietreggiò, cercando la frase giusta. «Se... Non sono riuscito a capirlo, signore Elian. Lei indossava quell'abito. Capisce?» L'agenzia rimase in silenzio finché Elian disse: «Capisco. Capisco che giudichi un cliente dai suoi vestiti, dal colore della sua pelle, dal suo accento o dal conto in banca che pensa dovrebbe avere, e questo la dice lunga più su di te che su di me». Elian lo guardò dritto negli occhi. La guardia di sicurezza abbassò la testa. I clienti che mormoravano erano visibilmente turbati. Elian continuò: «Da anni ricevo lamentele sul tipo di servizio offerto qui. I clienti semplici vengono trattati come invisibili, ridicolizzati e ignorati, e così, per vederlo con i miei occhi, oggi ho fatto questa prova ed ho avuto la conferma delle voci». Riccardo tentò di rispondere: «Signore Lian, stavo solo facendo il mio dovere. Le chiedo sinceramente scusa». Sempre con la solita calma, Elian rispose: «Se la discriminazione fa parte della procedura, allora la sua posizione è incoerente con tutto ciò che questa banca rappresenta. Inoltre, lei è già stato avvertito in merito». Elian tirò fuori il cellulare e avviò una videochiamata. Dall'altra parte apparve il direttore delle risorse umane, che Riccardo ben conosceva. «È libero di avviare la procedura. Mira dovrebbe essere sospesa a titolo precauzionale fino a nuovo ordine. Riccardo Malanetti sarà licenziato dall'azienda per grave negligenza e condotta non etica. Provvedete alla sua sostituzione immediata». Il direttore diventò bianco. «La prego, signore Elian. Sono manager da 8 anni. Ho commesso un errore, ma ho una famiglia, dei figli». Elian inspirò profondamente. «E quanti genitori hai umiliato qui senza esitazione? Quante donne, anziani e dipendenti hai trattato come se non fossero importanti?» Riccardo non rispose. Si limitò ad abbassare la testa. Elian si voltò quindi verso i clienti che osservavano in silenzio e disse: «Oggi sono venuto come uno di loro ed è stata la decisione migliore che potessi prendere». Riccardo rimase sbalordito. L'uomo che aveva cercato di cacciare come un criminale era in realtà il suo superiore. Ora veniva licenziato davanti a tutta l'agenzia. Attraverso la videochiamata, il direttore delle risorse umane ribadì: «Riccardo Malanetti, lei è licenziato con effetto immediato. Non potrà accedere a nessun sistema o documento interno dopo aver lasciato l'edificio». Mira, che aveva osservato tutto da un lato del bancone, impallidì. «Sai perché sei stata sospesa, vero?» le chiese Elian, voltandosi verso di lei. «Mi dispiace, signore», disse lei, annuendo e piangendo. L'atmosfera era pesante quando si voltò verso gli altri membri dello staff. «Se qualcuno di voi crede che la divisa sia sinonimo di superiorità o che i clienti debbano vestirsi bene per essere trattati con rispetto, vi chiedo di rivalutare i vostri valori o di andarvene». Tutti erano oppressi dal peso della coscienza. Sotto gli sguardi giudicanti, Riccardo si tolse il badge, lo consegnò alla guardia di sicurezza e attraversò in silenzio l'agenzia con lo sguardo fisso a terra. Si sentivano umiliati. Avvicinandosi alla donna che aveva aiutato all'inizio, Elian la salutò. Sorpresa, lei si voltò verso di lui e gli disse: «Se tutti quelli che hanno potere fossero come te, il mondo sarebbe salvo». Gli prese la mano e aggiunse, sorridendo con emozione: «Sono venuto come persona che capisce quello che state passando». Elian le sorrise, si voltò di nuovo verso il pubblico e disse:
Questa agenzia subirà una ristrutturazione e sulla base del rispetto siete invitati a partecipare. Elian esitò all'uscita dell'agenzia. Guardò il cielo, come per apprezzare i raggi del sole che battevano sul marciapiede, non per lo status o il potere che deteneva, ma per l'opportunità di essere consapevole delle sue origini e delle persone che ancora si trovavano in fondo alla scala sociale, anche se lui era arrivato in cima. Era entrato in quella banca come un uomo qualsiasi, se ne andò come esempio vivente del fatto che il rispetto non è determinato dalla ricchezza o dall'aspetto. Fu avvicinato da un cliente sul marciapiede che gli disse: «Grazie, signore Elian, nessuno ha mai fatto per noi quello che ha fatto lei oggi». Elian strinse con forza la mano dell'uomo e rispose: «La mia posizione è solo un dettaglio. Ciò che mi spinge è il ricordo di mia madre che ha trascorso tutta la vita trattata come se non avesse alcun valore». Da quel giorno in poi quella filiale fu trasformata. Il personale fu rivalutato, nuovi leader furono nominati in ruoli chiave. La nuova strategia per il servizio clienti si basava sul motto «Tratta ogni persona come se fosse il tuo miglior cliente», stampato a grandi lettere sulla parete. Elian tornò alla sua routine lavorativa, ma chiarì: «Di tanto in tanto indosserò la mia vecchia maglietta, le mie scarpe da ginnastica consumate e il mio berretto e uscirò tra gli invisibili, perché la verità vive tra gli invisibili». E tu sei mai stato giudicato solo in base al tuo aspetto? Condividi la tua storia nei commenti. Se questa storia ti è piaciuta, ricordati di mettere mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti altre storie che toccano l'anima. Non vedo l'ora di raccontarti la prossima storia.